Buongiorno ragazzi, buongiorno, primo post GP del 2025. Allora, per chi vede i miei video per la prima volta, sappiate che io faccio questo non tanto per darvi un resoconto dettagliato, ma come per le recensioni moto lo faccio per darvi un po' quelle che sono le mie impressioni anche dei weekend di gara, in particolare della MotoGP, perché non ce la farei anche per realizzare un breve video, non ce la farei a farlo anche per la Superbike. Superbike, prendiamo spunto dalla Superbike perché Mark questo weekend, il primo weekend da todo rosso, tutto rosso come dice lui, ha fatto veramente quello che ha fatto Bulega la scorsa settimana. Partiamo dalle prove libere dove lui ha dominato, incontrastato, ma prima di andare avanti ragazzi, se vi state collegando per la prima volta, registratevi al mio canale, iscrivetevi, io faccio prettamente delle recensioni moto, andate sul mio canale a vedere tutte le recensioni delle moto che ho fatto nell'ultimo anno e mezzo, due. Continuiamo a parlare di quello che è successo questa gara. Allora, weekend della Thailandia dove già Tardozzi e Davide Tardozzi precisa che questa non è una pista di Mark, perché effettivamente Mark non è che poi in realtà abbia una pista, sì forse Austin, gli piace anche l'Olanda, Assen, per carità, a parte che fu probabilmente la vecchia Assen, ma che cosa succede? Lui ha già dimostrato che con la Gresini si trovava molto bene, riusciva a fare già cose impensabili per essere uno 2023. Quest'anno col fatto che il motore non è stato deliberato il 2025 per, dicono, non prendersi troppi rischi, per avere un motore che magari non era performante come il 2024, sono partiti, il team Ducati Lenovo Factory parte con una moto che è un ibrido fra una 2024 e una 2025. Durante l'anno arriveranno componenti della 2025, ma per ora è una 2024.5 come dicono. Allora qua abbiamo la classifica di quella che è la sprint race e qua è la classifica della gara di domenica, di oggi, domenica 2 marzo, e come vedete le prime posizioni sono praticamente identiche, si sono invertite le prime 5. Ogura, che è diciamo è la prima e unica vera novità che si è avuto in questo 2025, perché onestamente se non l'avete ancora vista e oggi volete fare altro, vi dico già che non è che ci sia molto da vedere in queste due gare. Vabbè, oggi vedrete la replica della gara lunga ovviamente. Le prime tre posizioni sono cristallizzate da quelle che sono le prove. Mark sembra incontenibile. C'è un dettaglio che nella gara di oggi secondo me merita di essere analizzato, non ho ancora visto perché è veramente molto presto, non ho ancora visto gli approfondimenti, ma pare che la motivazione per cui andiamo con ordine. Gara sprint, non succede veramente nulla. Bagnaia, se è il tema vuole essere Ducati, non ne ha per stare con i fratelli Marquez, e la classifica finale vede Mark che stacca di secondi, Bagnaia che arriva terzo e Alex a un secondo e mezzo circa. Incredibile augura su Aprilia quarto, che dichiarerà: ho cercato di copiare quello che faceva Pecco. Cioè, ragazzi, copiare quello che faceva Pecco, cioè, è la prima gara al debutto, fa un quarto posto, quindi dimostra comunque la potenzialità che può avere Aprilia, e proviamo a immaginare con il con in mano non si va da nessuna parte, lo dimostra anche il fatto di quello che è successo al povero Martin, che sapete non ha preso parte perché si è di nuovo rotto nel primo allenamento che ha fatto per rientrare in MotoGP dopo già le operazioni che ha subito, altre 3 o 4 fratture fra l'altra mano che era sana, e il tallone mi sembra, quindi poveraccio, ma a casa oltre a mangiarsi le mani dirà: cavoli, se la priglia va così, quando rientro io posso andare a vincere, non lo so, posso andare a podio, quantomeno a podio, sicuramente sì, perché se Ogura adesso ha fatto quinto nella sua prima, ha fatto quinto nella sprint e ha fatto oggi è di nuovo quinto, è incredibile quello che è riuscito a fare se ci pensate ragazzi. Parliamo invece della gara lunga, la gara di stamattina. Si è visto per un attimo alla partenza un inciampo di Alex Marquez, Bagnaia che riesce a sopravanzare, ma dopo poche curve, non mi ricordo se il giro dopo, in una curva stava perdendo l'anteriore, si vede proprio che perde addirittura anche la pedana, Alex lo rinfila e da lì basta. Da lì basta fino al settimo giro, quando sembra che Mark abbia improvvisamente un problema tecnico.
forse una foratura, non si capisce bene, si gira, guarda, in realtà poi sembra che sia stato perché era partito probabilmente un errore del team, non si sa, dei conti sbagliati, era partito con una pressione troppo bassa, voi sapete che c'è la regola che se, regola assurda, che se la pressione non è entro il range stabilito da Michelin, si rischia sanzione, si rischiano secondi di penalità, tanti secondi, mi sembra 16, una roba del genere. Allora fa passare suo fratello, gli sta francobollato fino a 4 giri dalla fine, dove si vedeva ad ogni curva, ogni rettilineo che sarebbe potuto salire sulla schiena. Sembra a un certo punto nel finale, quando eh, Mark ripassa Alex, che Pecco riesca a riattaccarsi al treno, ma assolutamente no, non ce n'è. Il suo distacco varia per tutta la gara fra i 6 decimi, 5 decimi, è arrivato al 8 decimi, un secondo, ma assolutamente non riesce neanche ad avvicinarsi, ma è un po' col caldo, poi sapete la questione della pressione, non riescono tanto a superare. Questo vale per tutti tranne che per Mark, perché Mark non si sa come abbia fatto col suo talento incredibile, gli suppongo anche, è riuscito a rimanere tutta la gara appiccicato ad Alex, non ha avuto evidentemente, o non l'ha sentito, o c'è riuscito a guidare sopra, il problema di surriscaldamento a quel punto dei pneumatici, e alla fine lo ha silorato. Io per un attimo durante la gara ho pensato che avrebbe potuto avere dei problemi a stare così attaccato per tutta la gara, invece assolutamente no. Quindi con la doppia vittoria fra sabato e domenica abbiamo Mark che se ne sta già praticamente andando, ovviamente è prestissimo, ragazzi, una gara, questo sarà il mondiale più lungo, parlare di se ne sta andando ovviamente non si può fare, ma ragazzi, Bagnaia il terzo ha già 23 punti e Mark ne ha 37, quindi ottimo Zarco, che comunque ha fatto bene sia ieri che oggi, perché è la prima delle Honda, se non vado errato. Bezzecchi comunque è in linea con quanto riusciva a fare con la GP23. Luca Marini, sempre sprofondato, e purtroppo, mi dispiace dirlo, purtroppo per Enea Bastianini, che è veramente nelle retrovie cioè ragazzi, ieri nella gara sprint ha preso 23 secondi su 13 giri, quasi un secondo pieno a giro in una gara sprint, veramente brutto. Oggi invece abbiamo Acosta che lo vedete ultimo, penultimo, ma è caduto ed è riuscito a risalire in sella, quindi non male. Aldeguer, onestamente mi aspettavo qualcosa di meglio, basta vedere Ogura cosa sta facendo, c'è molta differenza pensando che comunque Aldeguer guida una Ducati. E c'è tanta differenza, 7 secondi si è preso Ogura e Aldeguer se ne è presi 24. Quartararo, vedremo poi ragazzi le interviste di oggi, Quartararo sembrava che dovesse fare un pochino meglio, ma Quartararo dopo la gara di ieri, che comunque settimo, oggi torna quindicesimo, quindi neanche in top 10, peccato. E ne ha alla fine ha migliorato, è progredito rispetto alla sprint, perché comunque oggi ha preso solo 20 secondi, che comunque sono un'enormità, però 20 secondi pensando a quanto hanno dato agli altri Mark e Alex è comunque buono. Basta pensare che Morbidelli, che ha fatto comunque la sua buona gara con una GP24, è a 5 secondi da Mark che ha giocato tutta la gara. Cioè Mark ha giocato tutta la gara e Pecco l'ha dichiarato durante l'intervista a Parco Chiuso. Mark ha giocato con noi e poi quando era alla fine ovviamente ci ha messo un attimo a sopravanzare suo fratello. Mark, che è il primo pilota dopo Stoner che alla prima gara, al debutto, vince. Mi sembra che Mark non era in questa condizione, cioè primo alla prima gara dal 2014, quindi 11 anni fa. Direi che se il buongiorno si vede dal mattino, penso che questo campionato, adesso è presto ovviamente, non si può trarre neanche minimamente una conclusione, non ha senso trarre le conclusioni della prima gara, però veramente se Pecco non si riaccende un attimino, Marca aveva detto a Pecco a fine gara, ti avevo detto di usare l'altra gomma, ma se ragazzi un pilota sente che non si trova con una gomma è inutile
può valer poco, cioè quello che va bene per uno, anche se la moto è la stessa, non va bene per l'altro. E questa, ripetiamo, non era una pista per Mark, quindi speriamo che un po' tutti gli altri anche si sveglino, perché sennò veramente rischia di ammazzare il campionato. Rischia di ammazzare il campionato, mi viene da dire, chissà Toprak che cosa avrebbe detto. Allora avrebbe detto è la coppa dei fratelli Mark, dei fratelli Marquez. Scherzi a parte, ragazzi, io non ho molto altro da dirvi per questo weekend, perché veramente un pochino sottotono, non lo potrebbe dire Mark ovviamente, che questo weekend è sottotono, un weekend top per lui. Per Ange è tutto, ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video, che non so cosa sarà adesso, ragazzi, ho troppa roba da montare. A presto, ciao!